salutato il nostro vecchio amico a quattro zampe. L'altra volta avevamo l'hotel proprio qui dietro e lui era sempre lì davanti. Ha gli occhi di due colori diversi. Siamo pronti per iniziare quest'ultima giornata di visita della città di Istanbul. Buongiorno! Buongiorno ragazzuoli! Oggi come ultimo giorno pieno di visita abbiamo pensato di percorrere il Bosforo, che sarebbe il centro di tutta la città, ovvero quella striscia di mare che separa la parte asiatica da quella europea. Ci sono diverse compagnie che fanno i tour organizzati, che costano abbastanza, dai 20 ai 50 euro mi sembra, tutto organizzato, ti vengono a prendere, ti fanno fare il giro. Noi invece abbiamo voluto fare le cose un pochino più economiche, quindi abbiamo preso una compagnia che si chiama Seir Atlari e con 65 lire a testa si fa il tour completo andata e ritorno. Abbiamo dovuto tribolare tanto per arrivare qua perché questa fantastica Istanbul Card, che sarebbe la tessera dei trasporti, ti dà pieni poteri solo se hai la fantastica carta d'identità turca, perché se sei un semplice straniero puoi caricarci sopra soltanto 500 lire. Se cedi il credito non ti fa più caricare niente, solo se hai la carta di identità turca puoi sbloccare il secondo livello, puoi fare l'upgrade e poterci caricare tutti i soldi che vuoi. Quindi abbiamo dovuto farne un'altra, però per riuscire ad avere questa informazione abbiamo dovuto chiedere a 40.000 persone e tutte queste ci hanno detto no English, quindi siamo dovuti rivolgerci a un ufficio turistico. Io gli ho fatto presente che questa cosa non ha senso e lui ha detto lo so, però è così. Bene, ci sono gli abbonamenti anche giornalieri per i trasporti, però noi, avendolo preso comunque poco, il trasporto pubblico, non siamo stati a prendere tutti questi abbonamenti. E comunque sapevatelo, se venite qui tanto vale farne una testa, anche se si può usare in 40 persone alla volta, perché tanto più di 500 non te li fanno caricare, a meno che tu non abbia pieni poteri in Turchia. Finita la prima polemica del mattino, salpiamo per questo lungo tour del Bosforo della durata di 6 ore in partenza dal molo di Eminönü. La prospettiva offerta da una crociera sulle acque del Bosforo è molto suggestiva e costituisce un'attività imperdibile durante una visita della città. A bordo del traghetto è presente una caffetteria a prezzi ancora contenuti e vengono anche distribuite confezioni di ayran con abbondante aggiunta di sale da gustare durante la crociera. Noi siamo scesi alla penultima fermata di questo tour completo del Bosforo. Quindi siamo scesi al molo di Rumeli Kava. Adesso la barchina fa scendere le persone all'ultima fermata e riparte alle 3 per ritornare indietro, ritornando ad Eminönü. Quindi adesso abbiamo un paio d'orette per visitare questo piccolo villaggio di pescatori e per mangiarci un pranzetto di pesce. Rumeli Kava è un classico villaggio di pescatori nel quale la vita scorre lentamente, con pescatori che rammendano le reti ai lati delle strade e una vista favolosa sul Bosforo. Le barchette riposano lungo le rive in attesa della pesca e sul molo del parco pubblico si possono trovare pescatori che lavorano il pesce appena pescato. A pranzo avevamo scelto di fermarci in un posto che però alla fine ci ha fatto chiudere la vena perché gli abbiamo chiesto un antipastino di tonno e uno di salmone, ci ha detto tonno basta, salmone no, soltanto tonno, va bene. Io ho chiesto di avere le cozze fritte e mi ha detto no, calamari fritti. Lui voleva salmone, non ce l'avevano, allora ho detto va bene, ciao allora. Siamo andati in quello esattamente di fronte. Ci ha portato cose che non avevamo ordinato, però va bene, dai, alla fine una ventina d'euro abbiamo mangiato a riempirci, quindi abbiamo preso un antipastino di tonno molto buono. Forse il pescatore ha appena lanciato in acqua l'interiore di pesce. E poi dopo abbiamo preso io i miei molluschi fritti, finalmente, i calamari grigliati. E poi ci ho portato anche un'insalata e delle olive che non avevamo chiesto, ma va bene. E un'altra roba che non capivamo se era dolce o salata. E anche un tortino di semolino con dentro il gelato, che era molto buono, sapeva un pochino di cannella, era molto buono. E poi mi ha fatto la passeggiata in questo paese di pescatori. Sarà che a me i paesi di pescatori piacciono tanto, però per me è molto carino. Alla fine il traghetto fa una sosta di un paio d'ore, quindi in un paio d'ore si riesce sia a fare il giro
Non so se sentite i gabbiani, ma sono veramente assatanati. Si riesce a fare un girettino in questo paese, a pranzare, a rilassarsi un pochino prima che arrivi il traghetto. In alternativa potete scendere all'ultima fermata, come ha fatto tutto il traghetto, e c'è questa rocca su un'altura se volete far fatica, e poi dopo anche lì potete ovviamente fermarvi a pranzo, visto che alla fine arriva verso l'una. Adesso aspettiamo un attimino, pochi minuti che rimangono a quando ritorna il traghetto, guardando questi gabbiani, e poi dopo vediamo cosa fare al ritorno. Salutiamo questo piccolo villaggio e salpiamo in direzione Eminonu, ma le visite in questa giornata non sono ancora finite. Ragazzuoli, siamo scesi al porto di Üsküdar con il traghettone, e lì vicino al molo c'era un palco con della gente che metteva la musica a tutto volume, faceva ballare, quindi è una cosa abbastanza carina. E abbiamo fatto circa 15 minuti a piedi per raggiungere un altro molo, che è quello che ci porta alla Torre della Ragazza, e abbiamo fatto tipo un'ora di fila perché, a parte che ci sono tantissime persone, e poi anche quelli che hanno il pass devono comunque pagare solo 50 lire, come ha detto quello del botteghino, che l'ho anche un pochino preso in giro, 50 lire per fare 2 minuti di mare per arrivare alla torre. E adesso siamo in questa bellissima location con tutte le sedie sui tavoli, in attesa di partire per andare a visitare questa torre. In teoria era in programma il giorno in cui abbiamo visitato tutto il lato asiatico, soltanto che dopo aver visitato la moschea di Chamlija io stavo abbastanza male perché avevo la bronchite che mi stava uccidendo, avevo la febbre altissima, non capivo più niente, quindi siamo rientrati quel giorno. Quindi, visto che abbiamo ritagliato un pochino di tempo oggi, abbiamo deciso di farla oggi, anche se in programma per oggi ci sarebbe stato Rumelisari, quindi se voi non avete la bronchite, quando venite qua potete metterla in programma Rumelisari. Noi purtroppo non l'abbiamo fatta in tempo. Salpiamo quindi nuovamente per raggiungere la Torre della Ragazza o Torre di Leandro, attrazione turistica attorno alla quale ruotano diverse leggende affascinanti, nonché uno dei simboli della città di Istanbul. Anticamente costruita in legno, la sua funzione era quella di sbarrare l'ingresso marittimo del Bosforo tramite una catena tesa tra questa e una torre simile posta sul lato europeo. Breve riassunto e qualche considerazione per quanto riguarda la visita alla Torre di Leandro. Innanzitutto il biglietto costa 600 lire turche per visitare all'interno, più bisogna aggiungere 50 lire turche per un traghetto che compie letteralmente 200 metri, e quindi costa abbastanza. Diciamo che a noi è andata bene perché avevamo ancora il Museum Pass valido, però se non fosse stato compreso mi sarebbero sembrati un po' soldi sprecati, perché innanzitutto c'è tantissima attesa, perché c'è tipo un'ora d'attesa. Noi abbiamo fatto presente agli addetti che chi ha il pass dovrebbe avere anche incluso, con quel che costa, anche l'opzione salta la fila, e dopo che diverse persone, secondo me, gliel'hanno fatto presente, hanno diviso il botteghino in 2 file, cioè quelli con il pass e quelli senza pass, perché noi dovevamo soltanto pagare quei 50 a testa di traghetto. Quello del botteghino aveva detto che erano solo 50 lire per il traghetto, e io l'ho preso in giro perché comunque oggi con 65 a testa ci siamo fatti 6 ore di tour del Bosforo. Lì per fare 200 metri erano 50 lire, ma vabbè, ci sta. In più, una volta che si arriva ti dicono che hai 30 minuti di tempo, perché dopo tu sbarchi e hai 30 minuti di tempo, dopodiché devi tornare sullo stesso traghetto per tornare indietro. Avevamo letto che aveva riaperto da poco dopo la ristrutturazione, quindi eravamo abbastanza contenti di questa cosa, della serie è uno dei simboli della città, comunque ci sta andando a visitare appena finito di ristrutturare. Però avevamo anche letto che c'erano dei turchi che erano scontenti di questa ristrutturazione, e in effetti dentro non c'è niente. Ci sono queste 2 rampe di scale per salire su,
vedi un pochino il panorama del Bosforo, c'è poco più, c'è anche una caffetteria, però ha dei prezzi veramente esorbitanti. 40 lire? Sì, per una bottiglietta. Io ho visto piccola. 40 lire per una bottiglietta d'acqua. Per me sembra un po' tanto, considerando che, per esempio, ieri sera al Pierlotti, che già veniva indicato come posto super caro, un tè erano 19 lire. Lì un tè erano 90 lire. Per me non ne vale proprio pienamente la pena una visita alla Torre di Leandro, a meno che uno non abbia il pass, e allora è incluso. Nel frattempo siamo tornati, ci siamo fatti una doccetta, pronti per uscire. Non siamo riusciti a fare un video prima perché c'era un vento da bestia, e in più appena usciti c'era la fiumana di gente che andava verso il centro di Üsküdar e il Marmaray, e quindi abbiamo preso direttamente la metro sotterranea per tornare qui. E niente, adesso siamo pronti per la nostra ultima serata a Istanbul, e ci faremo 1,5 km a piedi più o meno per cercare un posto per mangiare che non ci spenni, visto che, altro consiglio, la zona di Sultanahmet è perfetta per pernottare, ci sono tantissimi hotel di qualsiasi fascia di prezzo ed è comodissima per le visite, perché non hai bisogno di spostamenti, a meno che, insomma, non si intendano anche i piedi di spostamenti, perché è tutta questa zona alla fine, tutto quello che c'è da vedere, tranne rare occasioni. Ci sono anche altre zone, per esempio la zona di Taksim, di Besiktas, però sono più comode, diciamo, per mangiare, perché ci sono locali che costano meno, però dopo bisogna calcolare che ogni giorno bisogna per forza prendere i mezzi, e anche di più di mezzi. Lo stesso mezzo non collega tutta la città, diciamo, e quindi secondo me è un pochino scomodo. Comunque per me la zona di Sultanahmet è la zona perfetta, infatti abbiamo prenotato 2 hotel diversi e io sono abbastanza contenta di questa scelta. È meglio, insomma, svegliarsi e andare direttamente a piedi piuttosto che ricarica la cart e cerca il mezzo migliore, corri dietro all'autobus e attenta allo scippatore. Quindi delle due è meglio a piedi. Quindi adesso, per cercare un posto che non ci spenni, ci facciamo almeno 1 chilometrino, 1,5 chilometri e mezzo. Proviamo un po' a allontanarci da questa zona Sì. e vedere se i prezzi Sono si abbassano un po'. Vediamo. Tanto più o meno i ristoranti vendono le stesse cose, basta soltanto cercare quello che ha il prezzo più onesto. Sì. Allora, turchi, spiegatemi perché ogni singola volta che ci siamo seduti a tavola abbiamo aspettato mezz'ora, poi è arrivato il cibo e il bere non si vede. Se tu provi a richiederglielo, loro te lo mettono in conto 2 volte. Da bere come ultima serata ho preso anche il raki, che è una bevanda alcolica con una gradazione minima di 40 gradi a base di anice, che fino al 2013 mi sembra era bevanda nazionale. Poi ovviamente, essendo comunque uno stato islamico, il governo ha imposto l'Ayran come bevanda nazionale al posto del raki, e l'Ayran è uno yogurt allungato con l'acqua salato, molto simile a un qualcosa che ho assaggiato anche in Armenia, che mi hanno detto che si chiamava Maznaptosh, però non ho trovato scritto da nessuna parte. L'unica differenza è che lì ci mettono anche il cetriolo, cioè pezzettini di cetriolo e di coriandolo, però è molto simile il sapore. La caratteristica del raki è che quando è puro è trasparente, quando invece si aggiunge acqua, o in questo caso si scioglie il ghiaccio, diventa bianca. Quindi adesso si scioglie un pochino il ghiaccio e è diventata bianca, e è molto buona. Per me è molto buona. Non sono una particolare amante dei superalcolici, però è buono anche da bere durante il pasto. E per smaltire 2 bicchieri di raki bevuti a cena non c'è nulla di meglio di una bella passeggiata notturna tra vetrine di negozi e viuzze suggestive. Passeggiata che ci conduce inevitabilmente a lui. Oh, little taste. Oh, sorry. Ice cream. Era dall'inizio del viaggio che voleva farlo, però gliel'ho proibito fino all'ultimo giorno, perché io sono convinta che l'ingrediente principale di questi gelati sia il colera, e quindi gliel'ho fatto fare adesso. Spero che non ci sia il colera. Noi vedremo fra qualche voglio giorno, vi stare terremo male. aggiornati. E contento? Contentissimo. Con lo show. È contento? Contento, Il gelato sì. è buono? Il gelato è buono in realtà. Sì? Non sembra male. Bene, perfetto. Siamo rientrati in hotel, adesso siamo un pochino qua fuori a goderci gli ultimi momenti di queste serate istanbullesi.
e poi andiamo a riposare. Poi domani non so bene cosa faremo, però poco. Compreremo gli ultimi souvenir, faremo l'ultimo giro per la città e poi andremo a prendere l'aereo per tornare indietro. Quindi per ora buonanotte. Buonanotte. Buongiorno ragazzuoli. Buongiorno. Oggi è il nostro ultimo giorno a Istanbul, anzi le ultime ore a Istanbul. E volevo fare una precisazione sulla colazione, visto che ho notato, passando da Istanbul al resto della Turchia, ritornando a Istanbul, che a Istanbul troverete colazioni un pochino più internazionali, cioè ci sarà anche qualcosina di dolce, delle fette di torta, dei biscotti, mentre il resto della Turchia troverete al massimo delle fette di pane con monoporzioni di crema di cioccolato, di marmellate improbabili perché sono liquide, e la crema di cioccolato sa un pochino da finto. Lui si arrabbia quando dico così, però per me sa da finto. E per il resto troverete soltanto insalata, pomodori, cetrioli, olive, uova sode, comunque sostanzialmente per lo più salata. Io non sono un amante della colazione salata, però ci sono alcune cosine molto buone, cioè c'è una fetta di pane cosparsa con l'uovo molto buona e anche una sottospecie di rotolino con pasta fritta ripiena di formaggio che è molto molto buona. Mentre Istanbul è tutto un altro mondo rispetto alla Turchia, quindi troverete un pochino più cose dolci. Per il resto da bere tè o caffè, basta. Succo multivitaminico Ace che sa di finto, o almeno. Quello sa di finto Almeno. veramente. E adesso abbiamo l'ultime paio d'ore in giro, quindi cercheremo qualche souvenir che non abbiamo comprato fino adesso. E io devo assolutamente trovare un libro scritto in turco perché io colleziono libri scritti nelle lingue dei paesi che visito, quindi il turco mi manca. In giro ci sono i diversi cibi di strada, diciamo, però quelli che troverete insistentemente sono le ciambelle rotonde, quelle con il sesamo attorno, che al momento mi sfugge il nome, comunque lì le vendono letteralmente ovunque. Salute, però il livello di igiene a me è sembrato abbastanza in generale scarso perché sono dentro delle scatole appoggiate sulle panchine, cioè ci passano i piccioni, i gatti, le persone, ci parlano sopra. In più ci sono le castagne in giro, siamo in pieno agosto, però mangiano le castagne. Tante castagne. E in più ci sono le pannocchie. Le pannocchie costano dai 20 ai 25 lire e le vendono ovunque, anche in spiaggia, perché quando siamo andati a Uludeniz noi abbiamo il venditore di cocco e loro hanno il venditore di pannocchie, insieme anche alle cozze. Però noi abbiamo visto soprattutto a Istanbul, quindi città di mare e al mare, per il resto non l'abbiamo visti. Io ero curiosa di provarle, però non sono molto dell'idea di prendermi un'intossicazione alimentare all'estero, ho preferito evitare. Però sarei stata curiosa di assaggiarle, visto che le mangiano pure in spiaggia. Iniziamo quindi a dare fondo agli ultimi contanti rimasti per acquistare calamite, portachiavi, spezie e dolciumi vari. Questo è un intruglio afrodisiaco. Tra l'altro l'immagine che c'è come etichetta è la stessa statuina che abbiamo trovato al museo di Selçuk. Finalmente ho trovato il libro in turco. Sono felicissima. Eccola lì, già pronta. Sono felice della mia pannocchia. Adesso l'assaggio. Semplici pannocchie bollite, ma sono veramente salatissime. Io adoro il sale, ma queste sono veramente salatissime. Però sono felice. E adesso andiamo a riprendere i bagagli e andiamo verso l'aeroporto. Preparativi per partenza verso aeroporto. Non si sa bene a cosa serva di solito quel tubo, però adesso lo sta usando per fare il refill dell'acqua alla macchinetta dell'acqua calda. Siamo appena arrivati all'aeroporto di Istanbul. Questa volta abbiamo scelto di usare i mezzi pubblici, anche perché l'orario ce lo permetteva, quindi abbiamo preso il tram fino alla fermata di Aksaray e da lì partono gli autobus della Ava East. Abbiamo preso come al solito il 12, che è quello che arriva fino all'aeroporto. Il prezzo è sempre di 136 lire a testa, scarica direttamente di fronte all'entrata dell'aeroporto. Molto comodo. Siamo partiti giusto perché ci fidavamo poco del traffico, anche se è domenica, 4 ore di anticipo, Sì. Tanto l'autobus ci mette un'oretta e mezza, quindi siamo perfettamente in tempo per il check-in, per riposarci un attimo e per prepararci al volo. Volevo far presente una cosa: in aeroporto ci sono dappertutto delle pubblicità sugli interventi chirurgici a buon prezzo, che vanno dalla chirurgia plastica al naso
soprattutto al trapianto di capelli, e non per niente in giro, soprattutto per l'aeroporto, troverete, se doveste venire, tante persone con o il mega cerottone sul naso post intervento, oppure delle strane cicatrici sulla testa, oppure la cute colorata ancora con il disinfettante delle operazioni chirurgiche. E comunque volevo anche far presente una cosa: noi siamo andati a mangiare in una catena che si chiama Popeyes, e ecco, falla vedere, ecco, ed allora approfitto per dire che lui è un delinquente, perché ha fatto 2 refill di tè alla pesca dal fast food di fianco. Tag life. Dopo aver assistito quasi a una rissa per un overbooking nell'altro volo, nel volo di fianco, ci imbarchiamo. Si torna in Italia. Siamo ritornati in Italia. Olè. Si conclude qui il nostro viaggio. La nostra avventura si conclude qua. Grande avventura. Avevo pianificato tutto nei minimi dettagli, ma ci sono stati un sacco di imprevisti, un sacco di cambi di programma. Non va mai alla fine esattamente come... No, infatti, io pianifico sempre tutto nei minimi dettagli, ma alla fine ci sono sempre degli imprevisti. Ma in fin dei conti questo è il bello del viaggio. E grazie per aver guardato la nostra avventura fino alla fine. E se volete iscrivetevi al canale e lasciate un like. Mi raccomando. Spero di essere stata abbastanza esaustiva nelle descrizioni e di avervi dato in generale un po' informazioni essenziali per organizzare il vostro viaggio, per avere delle idee per organizzare il vostro viaggio. E grazie di tutto e buon viaggio! Buon viaggio!